Benvenuti. Oggi ci occupiamo ancora una volta di equazione caratteristica o equazione di dispersione, quindi quella condizione, tipicamente un'equazione trascendente, che stabilisce una certa discretizzazione nei valori del numero d'onda longitudinale lungo z o equivalentemente, vedremo oggi, dell'angolo di rimbalzo di queste onde all'interno delle nostre guide dielettriche, e questa condizione può essere ottenuta, in realtà l'abbiamo già fatto in lezioni precedenti, attraverso varie prospettive, vari approcci. In primo luogo abbiamo provato a imporre direttamente le condizioni al contorno e di continuità per le componenti tangenziali alle varie interfacce presenti, e l'equazione veniva fuori attraverso l'annullamento di un determinante di un sistema omogeneo di equazioni. Poi un secondo approccio, invece in qualche modo sintetico, abbreviato, attraverso la cosiddetta tecnica della risonanza trasversa, quindi imponendo una certa condizione su un circuito equivalente trasverso a linee di trasmissione, ma c'è anche una terza possibilità, che in qualche modo qui ho intitolato approccio di ottica geometrica e condizione di congruenza di fase. La condizione di congruenza di fase, appunto, è proprio quella che porterà all'equazione caratteristica. L'approccio di ottica geometrica, la cosiddetta ottica dei raggi, normalmente come sappiamo si tratta di un approccio asintotico, cioè che vale in modo approssimato e con un'approssimazione sempre migliore al tendere a zero del rapporto fra la lunghezza d'onda e le dimensioni geometriche, quindi in realtà è sempre più accurato quando la lunghezza d'onda tende a zero, oppure, se volete, quando la frequenza tende all'infinito. E questo però non è sempre vero. A volte invece l'approccio è rigoroso, in particolare risulta rigoroso in questo caso non approssimato quando si ha a che fare con una geometria planare, come sono le nostre strutture guidanti, e stratificata, ma i mezzi della stratificazione sono tutti per loro conto omogenei. Quindi al contrario di quello che per esempio succede nella ionosfera, in cui si ha in qualche modo un incurvamento delle traiettorie, oppure nelle fibre ottiche che non sono a salto di indice ma sono a profilo di indice graduale. In quei casi non è vero, però invece in questo caso è in realtà un approccio rigoroso, e questi raggi in effetti corrispondono semplicemente, nel nostro linguaggio di campi, del corso di base di campi, a delle onde piane uniformi che rimbalzano sulle pareti, subendo ogni volta il fenomeno già visto della riflessione totale. A ogni onda piana uniforme corrispondono infiniti raggi, si potrebbe dire, tutti quanti lungo la direzione del vettore d'onda, di quest'onda, e in effetti in una situazione di questo genere, in cui ho per esempio uno slab, una guida a slab dielettrico, qui è disegnata simmetrica, ma per il discorso che faremo va benissimo anche il caso asimmetrico. In questa situazione in effetti ho solo due onde piane uniformi, quella che sale, per così dire, e quella che scende. Si trasformano l'una nell'altra in corrispondenza ai vari rimbalzi. Quindi, intanto qui, andando proprio a considerare questa situazione in cui abbiamo un certo vettore d'onda k, possiamo semplicemente proiettare questo k lungo la direzione longitudinale, ottenendo quindi il kz, o come a volte si dice il beta z, o più semplicemente il beta. Si chiama così la costante di fase, quindi se supponiamo il kz reale lungo la direzione longitudinale, come pure in genere si chiama alfa senza pedice quando ci si riferisce all'attenuazione lungo sempre questa direzione longitudinale. E qui poi avevamo già chiamato ky con epsilon la componente trasversale lungo y, in questo caso perché siamo all'interno del dielettrico. Qui, ripeto, c'è aria sopra e sotto, ma sotto ci potrebbe essere benissimo un substrato. Inoltre è indicato con θ l'angolo rispetto all'asse z, e invece è indicato con φ l'angolo rispetto alla normale. Evidentemente sono complementari, cioè θ uguale a π greco mezzi meno φ e viceversa. Allora, queste semplici relazioni di proiezione, quindi siamo ancora a livello davvero puramente geometrico, nella meccanica si direbbe a livello cinematico. Allora qui possiamo scrivere che il beta uguale semplicemente
a k per il coseno di θ, ma il k è uguale a k0 radice di εr, e quindi beta su k0, cioè il numero d'onda longitudinale normalizzato, quello che abbiamo chiamato anche indice di rifrazione efficace, è uguale semplicemente alla radice di εr per il coseno di θ. E dunque di per sé, essendo il coseno di θ minore di 1, è sicuramente minore o uguale beta su k0 della radice di εr. Abbiamo già trovato con considerazioni banalissime un primo limite a quelle che risultano le curve di dispersione. Sapevamo già che questo indice di rifrazione efficace al massimo poteva essere pari all'indice di rifrazione, cioè radice di εr del materiale dielettrico centrale. D'altra parte KY sarà uguale a K per il seno di θ. L'angolo limite in termini di φ, quindi l'angolo limite rispetto alla normale, è dato dalla relazione ben nota, l'angolo che quindi va superato per avere l'insorgere della riflessione totale, dalla relazione ben nota il seno dell'angolo limite di φ con L è uguale al rapporto fra n0, l'indice di rifrazione del mezzo esterno, in questo caso l'aria o il vuoto, quindi vale 1, diviso n, quindi diviso appunto la radice di εr, e deve essere, come dicevo, φ maggiore di φ con L, quindi φ maggiore dell'arco seno, invertendo questa funzione dell'arco seno o dell'inverso del seno di 1 sulla radice di εr. Qui le cose poi sono molto semplici col seno e col coseno, perché siccome gli angoli che interessano, il campo di valori che interessa per questi angoli è ovviamente fra 0 e π greco mezzi, fra 0 e π greco mezzi sia il seno che il coseno sono delle funzioni monotone, in particolare il seno è una funzione monotona crescente, il coseno una funzione monotona decrescente, quindi è molto facile passare nelle disequazioni, nelle diseguaglianze dall'angolo alla funzione trigonometrica. Quindi se φ deve essere in particolare maggiore di φ con L, essendo il seno crescente, dovrà essere anche seno di φ maggiore del seno di φ con L. Ma φ è uguale, dicevamo, a π greco mezzi meno θ, quindi seno di π greco mezzi meno θ maggiore di 1 su epsilon, sulla radice di εr, che era il valore del seno di φ con L. D'altra parte, per le relazioni trigonometriche, questo seno di π greco mezzi meno θ equivale al coseno di θ, dunque il coseno di θ deve essere maggiore di 1 sulla radice di εr, e questo tra l'altro significa, essendo il coseno decrescente, che il θ deve essere minore dell'angolo limite rispetto a θ con L, che è appunto per inversione l'arco coseno di 1 sulla radice di εr, quindi abbiamo trovato anche l'angolo limite rispetto all'asse, oltre che rispetto alla normale. Naturalmente, mentre rispetto alla normale φ deve essere maggiore di φ con L, rispetto all'asse invece ci dobbiamo tenere lungo l'asse come tendenza, φ deve essere minore, scusate, θ deve essere minore di θ con L. Ma inoltre, tornando ancora a questa relazione, se il coseno di θ è maggiore di 1 sulla radice di εr, sostituendo qui, risulta che beta su k0 è maggiore di 1. Ecco trovati semplicemente i limiti delle curve di dispersione, le due rette orizzontali, beta su k0 uguale a 1 e beta su k0 uguale alla radice di εr. Benissimo. Per beta su k0 minore di 1 non c'è più la riflessione totale interna, ma c'è la rifrazione, quindi delle perdite di radiazione verso l'esterno. Dunque la condizione di cutoff già vista, beta su k0 uguale a 1, corrisponde all'incidenza con l'angolo limite. Quindi che succederebbe se invece, ecco, si tornasse un attimo dalle guide ottiche alle microonde? Se per esempio qui avessimo due pareti metalliche perfettamente conduttrici a limitare questo slab dielettrico, allora in quel caso non ci sarebbe più il limite dell'angolo per la riflessione totale, perché una parete perfettamente conduttrice riflette totalmente a qualunque angolo, e quindi si potrebbe andare oltre, cioè si potrebbero avere dei valori di θ non soltanto minori di θL, ma dei valori arbitrari di θ, anche π greco mezzi, e quindi il cutoff delle guide metalliche chiuse corrisponde ancora una volta al valore
beta su K0 uguale a 0, esattamente, perché si riesce ad arrivare a 0, si riesce ad arrivare a una condizione verticale in cui la componente rispetto a z sparisce, perché non ho più il limite dell'angolo, e quindi a questo punto la condizione di cutoff per le guide metalliche chiuse corrisponde a una condizione di risonanza pura nella direzione trasversale, quindi un batti e ribatti di queste onde, e invece ha nessun effetto di propagazione lungo la direzione z. In condizioni lontane dal cutoff invece c'è l'insieme dei due fenomeni. Lungo z ho una propagazione, invece lungo y ho delle onde stazionarie, perché c'è la risonanza, per così dire. Quindi ho una via di mezzo nelle condizioni normali operative. Ecco, inoltre, se ci fossero queste pareti metalliche, allora si potrebbe generare anche il modo TEM, trasverso elettromagnetico, che come sappiamo ha le caratteristiche di un'onda piana uniforme nello spazio libero. In quel caso il KT, come sapete, è uguale a 0, e dunque il K sarebbe diretto, il vettore d'onda, esattamente lungo la direzione assiale. Ed in un certo senso appunto l'onda non si accorgerebbe delle pareti metalliche sopra e sotto, perché non rimbalzerebbe mai, andrebbe sempre dritta per la sua strada, esattamente come fossimo nello spazio libero riempito del dielettrico εr. Questo però non può succedere in condizioni normali. In condizioni normali non si arriverà mai a un vettore d'onda esattamente nella direzione dell'asse z, soltanto ci si arriva asintoticamente, perché per frequenze sempre più grandi, oppure per valori sempre più grandi delle dimensioni, oppure per valori sempre più grandi della costante dielettrica, come dicevamo a proposito della lezione sulla frequenza normalizzata, in realtà beta su K0 tende alla radice di εr, quindi asintoticamente in realtà si abbassa sempre di più rispetto all'asse la direzione di queste onde, fino asintoticamente a coincidere con esso. Adesso vediamo invece la seconda parte dell'argomento, la condizione di congruenza di fase, quella che porta poi all'equazione caratteristica. Da cosa discende? È una questione quasi, anche qui puramente geometrica, un incastro quasi di disegno, e allo scopo consideriamo due onde piane uniformi, in realtà due raggi. L'onda piana uniforme è sia quella che sale, ma quella anche che scende, come dicevamo prima, e qui ho tracciato da questi punti C e B delle normali che vanno a cadere rispettivamente nel punto A e nel punto D, che vedete poi è il punto, e questo è in qualche modo l'incastro, è il punto dove poi va a cadere l'onda che rimbalza dal punto C e che poi rimbalza ulteriormente verso l'alto. Quindi già da questo fatto, da questo incastrare le nostre squadre, ecco, pensate al disegno tecnico, possiamo in qualche modo intuire che la propagazione non si ha per qualunque angolo. Quindi in presenza di due interfacce, come dicevo già in un'altra lezione, non è più vero che basta che θ sia minore di un certo angolo limite per avere comunque la propagazione di un modo. No, deve essere minore dell'angolo limite, ma vanno bene soltanto degli angoli discreti. Questo è dovuto al gioco delle due interfacce. Con un'interfaccia sola non sarebbe vero, ma con un'interfaccia sola non si avrebbe nemmeno il modo guidato. Allora vediamo che se il punto C e il punto A si trovano sulla stessa superficie equifase, sullo stesso fronte d'onda, perché il fronte d'onda è ortogonale alla direzione di propagazione, come sappiamo. Quindi questo intanto ci fa chiarire, se vogliamo, che A corrisponda a C, di quale C stiamo parlando, diciamo C un po' prima del rimbalzo, C un po' dopo il rimbalzo, C meno si potrebbe dire, o C più. Naturalmente, siccome vogliamo la stessa situazione del punto A, perché vogliamo due punti sulla stessa superficie equifase e che quindi abbiano la stessa fase, qui stiamo parlando di C prima del rimbalzo, cioè di C ancora sul fronte d'onda che sale. E poi qui invece abbiamo B e D, anche B lo vogliamo prima del rimbalzo, quindi sullo stesso fronte d'onda di A, e dunque allora a questo punto D deve essere dopo il rimbalzo, quindi deve essere di più, in modo da essere anch'esso sulla via dell'onda che sale.
Queste considerazioni ci servono un po' per stabilire adesso l'equivalenza dei due percorsi, perché se C ed A e B e D si trovano sulle stesse superfici equifase, un qualunque possibile percorso dalla prima superficie alla seconda deve essere equivalente in termini dello sfasamento accumulato. Quindi andare da A a B deve essere equivalente ad andare da C prima del rimbalzo a D dopo il rimbalzo. Allora, nell'andare da A a B, quant'è la fase in qualche modo distribuita che si accumula? È uguale a meno K0 radice εr, radice di εr per la lunghezza del segmento AB. Ho messo il meno qui perché le nostre onde piane uniformi hanno per convenzione una dipendenza spaziale del tipo elevato a meno j k scalar r, ricordate? Quindi ci vuole questo meno. Dall'altra parte invece abbiamo il percorso geometrico fra C e D naturalmente, e qui stiamo parlando di uno sfasamento che si accumula, di uno sfasamento appunto distribuito, quindi meno K0 radice di εr per la lunghezza del segmento CD, ma poi anche ci sono i due sfasamenti concentrati, invece li chiamiamo, quello in C e quello in D, perché dicevamo che C era un C meno prima del rimbalzo, quindi poi per andare a D devo fare il rimbalzo, quindi si accumula questa fase concentrata che è la fase del coefficiente di riflessione all'interfaccia in alto, e naturalmente ricordate che questo coefficiente di riflessione dipendeva sia dall'angolo θ ma anche dal tipo di polarizzazione, e ovviamente può essere diverso se l'interfaccia di sotto è per esempio con lo slab asimmetrico con il substrato e quella di sopra con l'aria. E invece più φ con D, perché D dicevamo era un D+, quindi includeva un secondo rimbalzo. E poi dobbiamo metterci un fattore, un multiplo intero di 2π, perché è ovvio che due fasi sono sempre uguali a meno di multipli di 2π. A questo punto dovrei fare alcuni passaggi che invece vi lascio, dei passaggi di trigonometria che esprimono questa condizione scrivendo le lunghezze dei segmenti AB e CD attraverso questi triangoli rettangoli in termini appunto dell'angolo θ, per cui questa che è la condizione in qualche modo imposta dalla congruenza di fase diventa poi una condizione nell'angolo θ come variabile finale. Quindi qui ci sono queste formule che esprimono in sostanza AB e CD, eccole, e dunque si arriva poi a stabilire questa condizione in termini dell'angolo θ. Meno K2T, T è lo spessore dello slab, per il seno di θ, e più φ con C, e qui ho chiarito che si tratta anch'essa di una funzione di θ, più φ con D di θ uguale 2mπ. Quindi il primo termine rappresenta la fase accumulata, vedete, siccome c'è, vi ricordo che meno K2T seno di θ per le proiezioni che abbiamo fatto all'inizio è uguale a meno 2 KY epsilon per T, quindi siccome KY epsilon per T era la cosiddetta lunghezza elettrica o spessore elettrico dello strato, meno 2 KY epsilon per T rappresenta la fase accumulata in un percorso di andata e di ritorno, in inglese si dice round trip, anche se non è un percorso circolare, da 0 fino a T, che è l'altezza dello slab. E poi naturalmente ci sono i due contributi concentrati. Adesso facciamo vedere rapidamente che questa relazione, che quindi fornisce solo dei valori discreti di θ e non qualunque valore di θ, come dicevamo all'inizio, che corrispondono però a dei valori discreti del numero d'onda di propagazione longitudinale, si può vedere come condizione di risonanza trasversa, ma si vede subito l'uguaglianza se utilizziamo, una volta tanto, l'espressione della condizione di risonanza trasversa col coefficiente di riflessione, cioè il prodotto fra il gamma che si ha verso l'alto e il gamma che si ha verso il basso in una sezione di riferimento deve essere uguale a 1. Ma questo che vuol dire? Siccome il gamma è una quantità complessa, vuol dire che il prodotto dei moduli deve essere uguale a 1, ma soprattutto ci interessa che la somma delle fasi, indicate con questa parentesi, con questo angolo, deve essere uguale alla fase di 1, cioè a 2π, a 0, un multiplo intero di 2π. Per ricavare questa uguaglianza sfruttiamo questa formula che dà, diciamo, la dipendenza
in genere si usava la z, in questo caso siamo lungo y, la dipendenza da y del coefficiente di riflessione, una formula delle linee di trasmissione, gamma di y uguale gamma di 0 per elevato a 2j, in questo caso ky epsilon y, e se questa poi la calcoliamo per y uguale a t e la invertiamo, possiamo ricavare gamma di 0 uguale gamma di t per elevato a meno 2j ky epsilon per t. E dunque se ci mettiamo nella nostra condizione di riferimento nel punto all'interfaccia inferiore in 0, però in 0 più per così dire, cioè senza includere il rimbalzo di sotto, allora se guardiamo verso l'alto, la fase del coefficiente di riflessione sarà appunto il già citato meno 2 ky epsilon per t più la fase del gamma per y uguale a t, cioè quella che avevamo chiamato φ con c, e guardando verso il basso invece la fase è semplicemente uguale alla fase concentrata nell'interfaccia in basso, cioè quella che avevamo chiamato φ con d. E dunque ritroviamo la condizione meno 2 ky epsilon per t, lo sfasamento distribuito, più φ con c più φ con d, gli sfasamenti concentrati uguale 2mπ greco. Ma questa è proprio la condizione che avevamo visto prima, in quanto qui dobbiamo sostituire a meno 2k t seno di θ la quantità meno 2 ky epsilon per t. Dunque a questo punto abbiamo perfettamente dimostrato l'equivalenza dell'approccio della risonanza trasversa con questo approccio geometrico della condizione di congruenza di fase. Vi do il benvenuto alla prossima lezione e vi auguro buon lavoro.